Ciao amiche ed amici e bentornati sul mio canale. Quest'oggi parleremo di impasto per la pizza senza glutine, ma prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campana per ricevere le notifiche. Quando dopo il primo tentativo ho visto uscire dal forno una vera pizza napoletana, ho dovuto fermare la mia commozione. Per la prima volta ero riuscito nell'intento di fare una pizza senza glutine e il sapore poi non credevo potesse essere così buono. Ma che primo tentativo, io ho fatto almeno 3 pizze prima di arrivare a questa qua. Ma chi vogliamo prendere in giro, dai? Fare la pizza senza glutine non è stato affatto facile. Beh, facciamo finta che queste pizze non siano mai esistite e parliamo in realtà della ricetta e di come cuocere una pizza senza glutine. Questo impasto ha un 80% di idratazione, perché con le farine senza glutine è importante tenere l'idratazione alta. 24 ore di lievitazione in frigo più 6 ore a temperatura ambiente per 4 panetti da 300 grammi. Avrete bisogno di 647 grammi di farina senza glutine, 517 grammi di acqua, 7 grammi di lievito fresco o 2,3 grammi di lievito secco, perché come sapete il lievito secco in realtà è 1/3 del lievito fresco, 20 grammi di olio ed infine 16 grammi di sale. Parte dei 517 grammi dell'acqua serviranno sia a sciogliere il lievito, fresco o secco che sia, e sia a sciogliere il sale. Per quanto riguarda l'attivazione del lievito secco, oltre all'acqua dovrete aggiungere anche dello zucchero. Rispetto alla ricetta classica dell'impasto napoletano andrà messo meno sale, ma andranno aggiunti tanti grassi. Infine, riguardo le farine, sapete che in commercio ce ne sono di diversi tipi senza glutine, farine di riso, farine miste, eccetera eccetera. Nel mio caso ho deciso di utilizzare una farina Caputo. Si chiama Fiore Glut, la confezione dice ideale per pane, pizza e dolci. Mi è costata un bel po', circa 8 euro, ma sapete che vivo in Irlanda, quindi magari essendo importata costa un po' in più. E questa è la tabella nutrizionale e vedete conta soltanto 0,6 grammi di proteine, ma evidentemente non c'è traccia di gliadina e glutenina, che sono alla base del glutine. Passiamo al procedimento. Qui peso la farina, che sia al tatto che alla vista è sicuramente diversa dalla farina classica. Questo invece è il lievito che ho lasciato prima con lo zucchero e con l'acqua, vedete che si sta risvegliando, adesso lo sto mescolando per far sì che torni ad essere bello liquido. Ed infine l'acqua, che aggiungerò al sale per scioglierlo, come da metodo classico dell'impasto napoletano. Non quello che trovate però nei miei video. Io infatti il sale lo aggiungo generalmente dopo aver sciolto parte della farina, appunto per fortificare il glutine, ma in questo caso glutine non ce n'è. Notate la grande quantità di polvere che si forma quando verso la farina nella planetaria, e questo dipende sicuramente dalla diversa consistenza della farina senza glutine. Avete notato che ho acceso l'impastatrice ancora prima di versare l'acqua, che sto versando a filo. La consistenza della farina, ripeto, è diversa, per cui bisogna essere cauti. Come per l'impasto con glutine, anche in questo caso ho utilizzato il gancio a foglia, che servirà ad incorporare un po' tutti gli ingredienti, anche se devo dire la verità, ho trovato un po' di difficoltà a mescolare bene tutto, ed infatti mi sono trovato spesso a dover alternare il gancio a foglia con quello ad uncino, a seconda della consistenza dell'impasto in quel momento. La velocità dell'impastatrice adesso è più o meno al 35-40% del totale. Adesso che l'acqua è stata quasi tutta incorporata, è arrivato il momento di aggiungere il lievito. E questo è uno di quei momenti in cui ho dovuto sostituire il gancio a foglia con il classico uncino, altrimenti l'acqua del lievito non si sarebbe mai incorporata. Questo invece è il momento in cui aggiungo il sale sciolto nell'acqua precedentemente, mentre lascio sempre il gancio a uncino. E infatti notate che l'impastatrice comincia ad avere qualche difficoltà, insomma non compatta le cose. Così ho deciso di riutilizzare il gancio a foglia per compattare di nuovo tutto. Ed infatti adesso i liquidi sembrano essere incorporati meglio rispetto a prima, ovviamente. Però sapete, questo tipo di farina è un po' diversa da gestire rispetto a quella classica, assorbe i liquidi in una maniera completamente diversa. E poi c'è da dire che la mia impastatrice è anche un po' vecchiotta, non è certo una KitchenAid. Allora ragazzi, qui sto aggiungendo invece l'olio, ultimo liquido prima di chiudere l'impasto. Allora qui vedete ho lasciato sempre il gancio a foglia, che poi ad un certo punto andrò a sostituire con l'uncino per finalizzare l'impasto. A questo punto aumento decisamente la velocità, perché essendo un impasto molto idratato, per facilitarne l'assorbimento dei liquidi è necessaria una certa velocità. A questo punto mi sembra chiaro che il gancio a foglia non sia più necessario e che vada sostituito con quello ad uncino per finalizzare l'impasto. Infatti spengo,
lo ripulisco e lo sostituisco con quello ad uncino. Riprendo di impastare e setto la velocità intorno al 60% del totale. Vedete la consistenza? Sarà praticamente impossibile riuscire ad incordare, quindi ad un certo punto bisognerà riprendere ad impastare a mano per finalizzarlo. Ci siamo quasi. Diciamo che in totale nell'impastatrice ho speso più o meno un quarto d'ora, 20 minuti. È ora di proseguire a mano, per cui aggiungo della farina senza glutine sul piano di lavoro, raccolgo l'impasto, vedete com'è bello umido e poco compatto, e lo bagno ben bene con la farina senza glutine e lo compatto. Non è difficile da lavorare, nel senso che al tatto assomiglia tantissimo alla pasta di sale, ve la ricordate? Ci si giocava tanto quando si era bambini. La vera difficoltà sarà invece nella stesura, in quanto non avendo glutine tenderà a strapparsi, ma questa è una cosa che vedremo dopo. Vedete, allora l'ho compattata, ci sono un po' di segni sull'impasto, ma è praticamente normale, perché la farina non si incorporerà come nell'impasto con glutine, e qui procedo invece alla stagliatura. Quindi ho creato 4 panetti da più o meno 300 grammi l'uno, che andrò quindi a compattare in panetti, facendo attenzione a dare già una forma, perché vi ho detto che sono difficili da stendere, per cui conviene dare la forma già da questo momento. E ricordate che rispetto ai panetti con glutine non è assolutamente necessario fare le pieghe, perché l'impasto non è elastico. I panetti dovranno essere riposti in frigo, avvolti nel cellophane e inumiditi con dell'olio. Questo perché quando li toglieremo dal cellophane, non avendo glutine, potrebbero potenzialmente rompersi nel tentativo di staccare la pellicola. Vi consiglio vivamente di utilizzare un pennellino per spalmare in maniera equilibrata l'olio sulla superficie del panetto. Quindi sigillate bene il panetto con il cellophane e riponetelo in frigo. Ripetete quindi l'operazione per il resto dei panetti. Ecco come si presenta un panetto dopo 24 ore di frigo e soltanto un paio d'ore fuori dal frigo. Non sembra tanto lievitato, ma questo è dovuto al fatto che, non avendo glutine, l'anidride carbonica prodotta dai lieviti non rimane intrappolata nell'impasto. Il segreto della stesura sta nel creare la forma. È un po' come la pasta di sale che dicevamo prima. Quindi quando andrete a stenderla non dovrete agitare, far volteggiare come nel caso dell'impasto con glutine, ma dovrete proprio fare la forma facendo attenzione a non romperla. Allora, per il metodo combo converrà stendere l'impasto direttamente in un piatto, ma aggiungete tanta farina senza glutine nel piatto, altrimenti l'impasto si attaccherà alla ceramica e non scivolerà. Questo perché, essendo molto debole questo impasto, sarà difficile stenderlo prima sul piano da lavoro e poi spostarlo sulla padella senza romperlo. Quindi il segreto sarà stendere l'impasto nel piatto e lasciar scivolare la pizza direttamente sulla padella. Il cornicione andrà creato come in una scultura, quindi dovete spostare l'impasto per creare la forma del cornicione e staccare di tanto in tanto la pizza dal piatto per evitare che si attacchi. Fate quindi scivolare la pizza nella padella come ho detto prima, fatelo con estrema attenzione perché l'impasto è davvero delicatissimo e quindi proseguite come da copione, come fareste normalmente con il metodo combo. Quindi coprite con un coperchio, fate cuocere il sotto e poi ad un certo punto potrete aggiungere il pomodoro. Mi raccomando, utilizzate soltanto padelle, cucchiai e accessori che non sono entrati in contatto con farina con glutine, altrimenti le persone con intolleranza potrebbero avere tanti problemi. Allora, questo secondo me è un errore. Ho aggiunto la mozzarella a questo punto. In realtà le pizze senza glutine necessitano di un tempo maggiore di cottura, quindi non i soliti 90 secondi. E questo fa sì che la mozzarella cotta per troppo tempo si sciolga, diventi marroncina, insomma, che faccia quell'effetto da tappetino di mozzarella che a noi non piace, ecco. Per cui questo è sicuramente un errore, quindi vi consiglio di cuocere la pizza prima senza mozzarella, quando avrà raggiunto un colore soddisfacente aggiungere la mozzarella. Vedete come bolle lì? Infatti qua sono rimasto sconvolto da questa schifezza e questo è il risultato, davvero pessimo. Non mi è piaciuto, però a questo punto ho capito che avrei dovuto aggiungere la mozzarella soltanto dopo. Allora ho detto usiamo ardore e proviamo a fare una pizza senza glutine che sembri una pizza napoletana.
Prima di tutto notate che il panetto è rimasto 6 ore fuori dal frigo e si vede tutto, vedete com'è bello gonfio? Quindi l'optimum sarebbe lasciare il panetto 24 ore in frigo e poi 6 ore fuori. Solito bagnetto di farina ma senza glutine per facilitare la stesura. Per quanto riguarda la stesura, non è tanto diversa da quella napoletana. Bisogna soltanto fare molta attenzione perché, come ho già detto prima, il panetto è molto delicato, quindi si parte allo stesso modo e poi si procede quasi a scolpire la pizza. Quindi non la girate, lasciatela com'è, mi raccomando. Assicuratevi che vi sia abbastanza farina sotto, altrimenti si attacca. Infatti vedete, cerco di staccarla e soprattutto non tentate di allargarla tantissimo, perché questo tipo di pizza più sottile la farete e più fragile sarà. Anche per quanto riguarda le dimensioni, dimenticatevi la pizza di Michele a Forcella, quindi non dovrà mai essere più grande del piatto. L'ideale sarà fare una pizza di medie dimensioni, ma con il cornicione abbastanza grande. Magari la stesura può essere anche un po' più veloce, soprattutto da parte di persone che hanno più pratica con questo tipo di impasto, ma onestamente, essendo la prima volta, temevo di romperlo. Vedete, ci siamo quasi a livello di dimensione. Soprattutto il mio timore era che si attaccasse al piano di lavoro. Infatti vedete dei buchetti? Questi sono dovuti al fatto che, non essendoci glutine, è praticamente impossibile tenere la pizza bella compatta. A questo punto ho preferito proseguire direttamente sulla pala di legno, perché una volta condita la pizza sarebbe diventata troppo pesante per essere poi trascinata col metodo delle mani a forbice. Con la pala di metallo invece sarebbe stato più semplice, perché sarebbe bastato farla passare sotto velocemente, come fanno i pizzaioli. Ma come ultimo tentativo ho preferito non rischiare. Non vi nascondo che stavo sudando freddo. Quando ho visto i buchetti ho temuto davvero che il pomodoro potesse passare attraverso e combinare un macello, ma avendo previsto questa eventualità ho passato il pomodoro diversamente dal solito, ho lasciato dei pezzi più grandi, così da evitare che il succo passasse attraverso la pizza, bagnando poi addirittura la pala. Stendo il pomodoro come al solito, tento di coprire la superficie nel miglior modo possibile, essendo comunque pezzi più grandi, e a questo punto ho pensato bene di aggiungere soltanto il parmigiano grattugiato con un po' di pecorino, quindi sempre 50 e 50, ma non di aggiungere la mozzarella. La pizza è pronta per essere infornata. La temperatura del forno è più bassa rispetto al solito, questo perché la farina senza glutine ho notato che tende a bruciarsi molto più facilmente in situazioni di calore eccessivo, quindi conviene sempre tenere il forno intorno ai 300 gradi. Nel caso del forno di casa va benissimo a lasciarlo al massimo. Ci tengo a sottolineare che la velocità del filmato è 4 volte quella normale, questo perché la cottura di una pizza senza glutine necessita di molto più tempo, quindi non i classici 90 secondi ma molto di più per arrivare ad un colore soddisfacente. Vi prego di notare l'effetto della vicinanza al fuoco sulla parte sinistra della pizza, che ad un certo punto nel giro di 2 secondi ha sviluppato una fiamma autonoma, quindi avevo 2 fiamme nel forno. Riguardo la mozzarella, avete visto, ho deciso di lasciarla a pezzi un po' più grossi, conscio che comunque sarebbero rimasti abbastanza intatti. Aggiungo il solito basilico, un'altra spolveratina del misto di parmigiano e pecorino romano ed infine l'olio. Ne metto un po' in più e sono pronto per infornare la pizza nuovamente, col solo scopo di sciogliere la mozzarella. E per questo motivo, e per evitare soprattutto che la pizza si bruci di nuovo, ho abbassato la fiamma notevolmente. Ricordo di nuovo che la velocità del filmato è 4 volte quella normale. Ci siamo quasi, la mozzarella è quasi sciolta, vedete il pomodoro come bolle e voilà, ecco la pizza. Devo dire che con la mozzarella esteticamente è migliorata tantissimo rispetto alla prima fase. Questo è un dettaglio della pizza, bolle ancora, un sacco di fumo, il profumo era straordinario e vedete che dal punto di vista estetico non ha nulla da invidiare ad una pizza napoletana con glutine, magari cotta un po' più del dovuto. Questa è la prova del taglio e dell'assaggio. Adesso vediamo una sezione del cornicione. La pizza è morbidissima e si piega a portafogli. Questo è il sotto, perfetto. E questo invece è il cornicione. L'alveolatura è incredibile, proprio come in una pizza con glutine. E con la prova assaggio ci ritroviamo lì dove il video è cominciato. In tutta onestà non credevo che una pizza senza glutine potesse essere così buona. La differenza nel sapore dell'impasto c'è, è minima, però rimane una pizza molto gradevole, molto buona, che non mi sento di definire
definire né sostitutiva di una pizza napoletana né surrogato, è una pizza a tutti gli effetti con la sua dignità e davvero un ottimo sapore. Allora ragazzi, lasciatemi un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e cosa vorreste vedere la prossima volta. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche. Ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!